Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi nuovo tablet, nuovo test. Stavolta non partiamo con un unboxing, ma partiamo con un test più avanzato, poiché questo tablet lo sto usando già da diversi giorni e lo sto utilizzando in condizioni, tra virgolette, estreme. Oggi abbiamo il rugged tablet della Blackview, che è il primo rugged tablet di questo brand che ho modo di testare. Si tratta dell'Oscal Spider 8. È un tablet con delle ottime performance sulla carta. Lo utilizzeremo per l'appunto in un contesto, tra virgolette, come vi dicevo, estremo, poiché questi tablet rugged ci vengono venduti come tablet progettati e costruiti proprio per resistere in condizioni estreme, quali temperature estreme, polvere, immersione, cadute e tutti questi fattori, insomma, che possiamo trovare in montagna, al mare e in generale all'aperto, in un contesto outdoors. Qui siamo su un'isola greca, al mare, e utilizzerò questo tablet in diversi contesti durante delle camminate e anche e soprattutto in spiaggia. Come potete notare, qui c'è già un primo danno relativo, nel senso che il tablet ci viene già fornito con una protezione in vetro sul display, sul Gorilla Glass, che di suo è già protettivo. Alla fine del test andremo a rimuovere la protezione e vedremo se effettivamente il display vero e proprio è rimasto integro. Questo danno è stato causato da dei sassi, perché ho tenuto questo tablet nel vano sottosella di uno scooter insieme a dei sassi che ho raccolto, e praticamente sballottando i sassi sono andati a colpire il tablet. Poco importa, perché questo test, come vi dicevo, è un test per verificare che sia realmente resistente alle condizioni estreme. Questa non è una recensione pagata, mi è stato mandato semplicemente il prodotto, ci tengo a specificarlo, quindi se qualcosa dovesse andare storto non avrò problemi a dirvelo sicuramente, quindi vedremo in corso d'opera come andranno le cose. Qui al mare ovviamente il pericolo più insidioso potrebbe essere la salsedine, lo andremo ad immergere in acqua, poiché ci viene venduto anche per resistente all'immersione fino a 1,5 metri per una trentina di minuti, e quindi alla fine trarremo le nostre conclusioni. Esteticamente il tablet si presenta per l'appunto come un rugged tablet, quindi un tablet decisamente molto robusto, ha una scocca tutta in gomma semidura, semirigida. Qua abbiamo anche una cinghia per poter utilizzare il tablet comodamente con la mano, quindi per tenerlo sospeso per guardare i film e per utilizzarlo in modo più confortevole. Questa cinghia si applica semplicemente con due vitine che ci vengono fornite, quindi possiamo, se preferiamo, rimuoverla in modo molto semplice. 4 bumper agli angoli per attutire le cadute. Abbiamo qui 2 fotocamere posteriori con una luce LED e lateralmente pulsanti del volume, dell'accensione. Non abbiamo il riconoscimento delle impronte digitali, e da questo lato abbiamo l'ingresso per la SIM card e l'ingresso per la USB Type-C e l'ingresso per il jack degli auricolari. Frontalmente, adesso lo vediamo per l'appunto con questi piccoli danni causati dal sasso, una fotocamera frontale da 16 megapixel. Prima di fare dei test pratici, tra virgolette, estremi su questo tablet, andiamo a fare un resoconto un pochino delle caratteristiche hardware per vedere anche cosa ha al suo interno. Allora, il tablet ha un display da 10,1 pollici, pesa 854 grammi ed ha 8 GB di RAM espandibili con ulteriori 8 GB di RAM che eventualmente, se fosse necessario, preleverà dalla memoria interna del tablet. La memoria è di 128 GB di archiviazione che si può espandere fino a 1 terabyte, quindi abbiamo tantissima memoria a disposizione. Abbiamo una telecamera frontale da 16 megapixel e una posteriore da 13 megapixel. La batteria è da 13.000 mAh, quindi abbiamo un'autonomia per diversi giorni. Considerate che al momento sono al 44% e siamo già a, se non erro, 4 giorni di utilizzo saltuario, quindi potenzialmente con un utilizzo saltuario, non ovviamente ininterrotto,
indicativamente vi direi che possiamo stare tranquilli per una settimana. Ha 2 speaker laterali per una qualità audio che secondo me è decisamente buona, e adesso proveremo a sentire un pochino anche a livello audio. Sistema GPS completo, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, dual SIM, quindi possiamo utilizzarlo se ne abbiamo bisogno con una o 2 SIM. Il processore è un octa-core Unisoc Tiger T616, che sembra un processore decisamente veloce, quindi a livello hardware non c'è nulla da dire su questo tablet. È un tablet decisamente performante, Android 13, e abbiamo anche la ricarica rapida da 33 watt che ci permette di caricare in 73 minuti dallo 0 al 50%, quindi diciamo che se abbiamo bisogno di utilizzare il tablet in tempi brevi abbiamo anche questa possibilità di ricarica rapida. Come vi dicevo, ha tutta una serie di certificazioni di resistenza agli urti e alle condizioni estreme, la MIL standard 810H e la IP68 e IP69K, che per l'appunto permettono di utilizzare questo tablet in condizioni di freddo estremo, caldo estremo, in immersione fino a 1,5 metri per 30 minuti e in grado di resistere anche alle cadute. Farvi capire insomma che questo tablet è anche proprio progettato per l'utilizzo in acqua. Esiste anche una modalità di scatto e di ripresa proprio subacquea, quindi è fatta apposta per poter utilizzare il touchscreen anche sott'acqua, quindi non dovremmo avere problemi a buttarlo in mare. Comunque questo lo scopriremo. Il prezzo di questo tablet è decisamente competitivo, diciamo che in linea di massima, se in questo periodo tutti i prodotti stanno aumentando di prezzo per il discorso dell'inflazione, la tecnologia, soprattutto quella cinese e questi tablet, devo dire che stanno tenendo il prezzo o addirittura lo stanno anche un pochino abbassando. Sta appena sopra i 200 euro, quindi mi sembra un ottimo prezzo per un tablet di questo genere, che comunque offre un po' di tutto. Le fotocamere non sono mai, per quanto riguarda i tablet, non sono mai nulla di eccezionale. Io personalmente non utilizzo il tablet per le fotografie e per i video, però sappiate che comunque questa possibilità non sono malissimo. Adesso faremo qualche esempio. Comunque sicuramente secondo me non è uno strumento che si prende tanto per utilizzare le fotocamere, ecco. Il tablet è decisamente veloce e reattivo. In questo momento sono senza connessione, però vi faccio vedere una pagina caricata in precedenza. È molto fluido, il display per quanto mi riguarda è assolutamente valido, molto piacevole sia per la lettura che per guardare anche dei film, che poi è l'utilizzo principale che normalmente si fa di un tablet. L'audio integrato con i 2 altoparlanti è molto potente. Adesso facciamo partire un film scaricato in precedenza. Suspenders. Man can't even trust his own pants. Oggi mi trovo in questa spiaggia meravigliosa ed è il posto giusto secondo me per provare a fare il test di immersione di questo tablet. Quindi adesso ci tuffiamo in mare e vedremo se una volta usciti il tablet sarà perfettamente funzionante. Pezzo di grano! Rick! Andate retta, i capri ingredienti sono un po' molesti. Allora, chi vi porto? Abbiamo Scarlet, Poppies. Ecco, il tablet adesso è in acqua. Sta funzionando regolarmente, l'audio si sente, ma teniamolo ovviamente un bel po'. Sono solo per 25 smerkel. 25 smerkel? Io non so quanto valgono, è tanto, è poco. È esattamente quanto ho speso per le mie enormi bocce. Sono mister comprabocce, comprerei questi per 25 smerkel. L'offerta mi tenta molto, ma devo rifiutare. Ah, cacchio, che peccato!
Forse la tua avventura è in un vicolo secco. Avanti, è ora di smetterla. Continui a disprezzare la mia avventura, lo sai perché? Perché è una palla? Perché sei puerile, lo sai? Quante volte ho dovuto... Eccomi tornato alla base dopo una settimana al mare in cui ho avuto modo di testare come si deve questo Rugged Tablet Blackview, quindi in spiaggia, in immersione, a contatto con la salsedine, al caldo, in giro nel vano dello scooter insieme a dei sassi che hanno danneggiato la protezione del display, e adesso andiamo a vedere da vicino quali sono gli eventuali danni che ha subito e se è tutto regolarmente funzionante anche a livello di qualità audio dopo il test di immersione, e poi darò il mio parere definitivo su questo tablet. Allora, intanto andiamo a rimuovere la protezione del display e vediamo se il display ha subito dei danni. Allora, vedo che ci sono, vi faccio vedere in controluce, possibilmente qua vedo dei segnetti, ma non sono graffi, quindi il display è assolutamente in condizioni perfette. Ho dato anche una pulita, vi faccio vedere. Il display non presenta nemmeno un graffio. La scocca, considerate che è stata lanciata su spiagge di ciottoli, con della sabbia fine e anche un pochino più grandicella. Vedete che all'interno dei fori dello speaker qualche sassolino è entrato, ma possiamo tranquillamente rimuoverlo con uno stuzzicadenti. Ci mettiamo qua, gli diamo una pulita. Questo
si è verificato solo su un lato. Avrete visto comunque che l'ho utilizzato per scavare proprio nei ciottolini, e da questa parte invece è tutto in ordine. La scocca mi sembra tutta in buone condizioni. Se vogliamo fare proprio i pignoli, troviamo che qua sopra c'è qualche segnetto, per l'appunto causato dai sassolini. Per il resto il tablet è perfettamente funzionante. Mettiamo uno dei miei video e andiamo a sentire più che altro la qualità audio, se è rimasta uguale a prima anche dopo l'immersione al mare. Come vedete sto utilizzando una pennina perché è fornita insieme al tablet anche una pennina che può far comodo. Tutto perfettamente funzionante ed è rimasto tutto esattamente come il primo giorno. Bene, in conclusione direi che questo tablet è un tablet rugged che si è comportato come si deve. In questo caso abbiamo avuto anche la fortuna proprio di fare un test decisamente in condizioni in cui questo tablet si dovrebbe trovare ad operare, quindi in condizioni un pochino più estreme. Il tablet è perfettamente nuovo, non ha subito alcun danneggiamento dall'immersione, dal caldo, dagli urti subiti durante questa settimana in cui l'ho strapazzato e l'ho portato con me ovunque, quindi sicuramente è un tablet molto valido. Oltretutto i prezzi, nonostante l'inflazione faccia aumentare un pochino il prezzo di tutto, smartphone e tecnologia, tablet, queste cose qui in generale non stanno subendo un aumento, anzi stanno subendo forse anche un pochino un calo dei prezzi, quindi questo qua sta intorno ai 200 euro, mi sembra decisamente una cifra super onesta per un tablet con delle performance elevate e oltretutto anche la caratteristica di essere rugged, quindi di essere resistente a tutto più o meno. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione, ci vediamo alla prossima video recensione. Un saluto a tutti da Luca, ciao a tutti, alla prossima, ciao!